Un viaggio veloce attraverso la Grecia, strade di montagna, mare calmissimo, piccoli paesini e un ritorno inatteso che sa di casa. Ciao a tutti. Allora, vi trovo al porto di Brindisi, vi mostro la mia motoretta. Questa è la mia motoretta, le borse dai cinesi, questa è su un sito online, fanno abbastanza schifo. Poi c'è il sacco a pelo, è la tenda dietro a rotolati e bloccati con una cinghia. Va bene, si parte. Guardo gli altri motociclisti, GS enormi, attrezzature professionali e poi ci sono io. E va bene così, non serve la moto grande, serve voler andare. Attracco a Igoumenitsa. Il mare è calmo, la luce è ancora morbida. La mia moto, di sotto, sembra piccola davanti al traghetto, ma è pronta anche a lei. Lascio il porto alle spalle, la strada si allunga davanti a me, pulita e silenziosa. Non ho fretta, non devo arrivare da nessuna parte, sto solo andando. Ma guarda qua. Stai piccolina, stai. Sai che non ti faccio niente. Questa è la testuggine greca, specie protetta. Esco dall'autostrada e prendo l'uscita precedente. La strada comincia a stringersi e davanti a me appare Giardina. La città è ancora addormentata, è presto, c'è pochissima gente in giro. Qualche caffè che sta aprendo, un paio di motorini e il profumo dell'aria umida che arriva dal lago. Giardina è una città particolare, fondata più di 2000 anni fa. È una di quelle città che sembrano piccole, ma che hanno vissuto imperi, guerre e ricostruzioni. Prima bizantina, poi ottomana, poi greca, e in qualche modo si sente. Le mura, le case basse, i vicoli raccontano tutto senza parlare. La città sta a più di 450 metri di altezza, è in mezzo alle montagne dell'Epiro e si vede l'aria fresca, più pulita e il cielo sembra più vicino. Guido piano, mi piace quando arrivo in un posto che non conosco e la strada stessa mi accompagna dentro, senza fretta. Le prime insegne, i primi negozi e in fondo, tra le case, comincia a spuntare una luce argentata. Il lago. È lì che sto andando, uno specchio d'acqua enorme, fermo, che la mattina sembra quasi respirare piano. Poco prima di raggiungere il lago, passo accanto al celebre castello di Giardina. È una delle fortezze più antiche della Grecia, affacciata direttamente sull'acqua. Mura imponenti, torri di guardia e il quartiere ottomano, ancora intatto al suo interno. Con la luce del mattino sembra quasi galleggiare sul lago. Parcheggio la moto vicino al lago e finalmente scendo a stendere un po' le gambe. L'aria è fresca, il silenzio è quasi totale a quest'ora, solo il rumore leggero dell'acqua che tocca la riva.
Comincio a camminare lungo il bordo del lago, accendendo la videocamera che mi perdo tra i riflessi, piccole barche roveggiate e i primi abitanti del posto che iniziano la giornata. Ciao a tutti, un saluto da Giovannina o Giovannina. È un momento semplice, ma è proprio questo che cercavo, un posto tranquillo dove respirare e godermi il viaggio. Lasciato il lago, mi avvicino alle mura del castello. Da fuori sembrano solo pietre antiche, ma quando oltrepassi il portone, il rumore della città scompare all'improvviso. Qui dentro si apre il vecchio quartiere ottomano, uno dei più affascinanti di Giovannina. Le stradine si stringono, le case diventano basse con cortili nascosti, balconcini in legno e porticine consumate dal tempo. Si sente ancora l'impronta dei secoli passati. Questo è il cuore amministrativo e militare della città sotto il dominio ottomano, un luogo dove vivevano soldati, artigiani e mercanti. Camminando tra i vicoli, il passo rallenta quasi da solo. Ogni curva ti porta davanti a un nuovo scorcio. Una piazzetta minuscola, una casa con la facciata ancora intatta, una finestra antica che sembra raccontare storie di altri tempi. Uscito dal castello, mi ritrovo di nuovo sul lungolago. Qui l'atmosfera cambia completamente. È tutto più aperto, luminoso, quasi sospeso. Il lago Pamukida, al mattino, sembra uno specchio d'argento, calmo, immobile, come se non volesse disturbare nessuno. Cammino senza fretta lungo il vialetto. Ogni tanto mi fermo a guardare verso l'isola. Un puntino verde in mezzo all'acqua, con le sue case bianche che si intravedono a malapena. È un posto unico, un'isola abitata all'interno di un lago montano. Sembra un angolo rimasto fuori dal tempo. Dopo aver girato un po' il lungolago, mi rimetto in moto, deciso a trovare un posto dove dormire. Avevo pensato di piantare la tenda, ma intorno al lago non c'è nessuna area davvero adatta. E poi questa zona è famosa anche per la presenza degli orsi. Quindi non è proprio il massimo per campeggiare da solo. Alla fine scelgo la soluzione più semplice, un albergo, niente di speciale. Parcheggio la moto, salgo in camera, mi godo finalmente un po' di tranquillità, una doccia, 2 riprese della stanza e basta così. La giornata finisce così, senza troppe avventure, ma va bene così. Domani si riparte. La mattina parte tranquilla, lascio l'albergo, salgo in moto e via, pronto a riprendere il viaggio. Cammino un po' tra le stradine e i silenzi, è uno di quei momenti in cui senti che la giornata può solo migliorare, e invece no. A un certo punto sento qualcosa che non va, mi fermo, guardo la gomma anteriore e niente, è bucata. Proprio quello che mi serve di domenica mattina. Trascino fino a un distributore, chiedo dove posso trovare il gommista e per fortuna ce n'era uno lì vicino. Il gommista è una leggenda, nonostante fosse domenica, smonta la ruota, me la ripara e rimonta tutto. Riaccendo e riparto. Lascio il meccanico con la moto finalmente rimessa a nuovo e torno in autostrada, diretto verso sud. La strada scorre veloce e più scendo verso Patrasso, più il panorama cambia, colline morbide, mare lontano, luce che taglia la careggiata. Anfilochia. Mi fermo un attimo ad Antilopia, una baita, 2 case e silenzio. Giusto il tempo di respirare l'aria fresca e ripartire. Arrivo in città, faccio un giro veloce, qualche ripresa, quel tanto che basta per catturare l'atmosfera del posto, e poi di nuovo in marcia.
La strada si stringe e sembra voler inghiottire la moto. Gli alberi si chiudono sopra la mia testa come un tetto naturale. E ogni curva è una scoperta. Non c'è traffico, non c'è più rumore, solo motore e foresta. Moto parcheggiata, ecco dove. Penso che mi fermo qua stanotte, ma si vado a fare anche il bagnetto. Mi metto al lavoro e in un attimo la tenda prende forma. È semplice e essenziale, ma in momenti così diventa il rifugio più bello del mondo. Sarà una bella esperienza. Tenda montata, ora tocca a me. Ho piantato la tenda e ora mi faccio il bagno. L'acqua è caldissima. Dopo il bagno mi fermo a mangiare. Apro le mie buste, 2 panini e una birra fresca. E va bene così. Niente ristorante oggi. Mi godo questo momento semplice, seduto sullo sterrato, con il rumore delle onde come sottofondo. Riparto sull'autostrada, chilometri tranquilli, solo io e la strada. Il paesaggio cambia, ma la Grecia continua a sorprendermi. Ma quello è un albero di castagna, qui, nel sud della Grecia. 2 alberi di castagna. Possibile? Riprendo a camminare e il paesaggio diventa spettacolare. Davanti a me si alza il massiccio del Panachiaico, le montagne che dominano tutta la zona di Padrasso. Curve dolci, aria fresca, uno di quei momenti che ti fanno amare i viaggi in moto. Riparto e finalmente lo vedo, il ponte Rio Antirrio. Collega Patrasso con l'altra sponda della Grecia attraverso lo stretto di Rioni, il punto dove il golfo di Patrasso incontra il golfo di Corinto. Da lontano è già imponente, attraversarlo sarà ancora meglio. Attraverso il ponte Rio Antirio e finalmente arrivo a Patrasso. Mi fermo un attimo in riva al mare. Il ponte da qui sembra ancora più imponente. Scatto un paio di foto di selfie, giusto per ricordarmi questo momento. Il vento, il mare e la strada che continua a chiamare. Cammino lungo la litoranea per cercare un posto tranquillo dove piantare la tenda. Ma niente da fare, case ovunque, spiagge affollate, zero spazi liberi. Ciao a tutti. Anche oggi si va in albergo. La mattina dopo riparto presto, risalgo in sella e rientro sull'autostrada verso Atene. Dopo qualche chilometro decido di deviare. L'autostrada è veloce, ma oggi voglio vedere il mare da vicino. Esco e prendo la litoranea. Pochi minuti e mi ritrovo a Longos, un paesino tranquillo, quasi addormentato. Parcheggio la moto e mi faccio una passeggiata. Il mare qui è calmo, l'acqua è trasparente e dall'altra parte si vedono le montagne che scendono fino alla costa. Riparto lungo la litoranea, barchette ormeggiate, spiagge piccole, villaggi silenziosi. Cerco ancora un posto dove piantare la tenda, ma ogni angolo è occupato.
Alla fine, lungo la litoranea, arrivo a Selia Nitica. Qui trovo un ristorantino che mi ispira subito. Profumo di pesce fresco e un'atmosfera tranquilla. Mi fermo. Dopo il pranzo a Seria Nitica rimetto in moto e torno sull'autostrada. Davanti a me una lunga serie di curve e tunnel, chilometri che scorrono veloci. Alla prima uscita utile lascio l'autostrada. Ho bisogno di una piccola pausa. Mi fermo al bar e mi godo qualche minuto di tranquillità. Riparto e mi ritrovo di nuovo nei pressi di Comunisia. Il viaggio sta per chiudersi, una strada silenziosa, qualche ultimo scorcio e io che penso già alla prossima avventura. Eccomi a Igoumenitsa.